Oggi ho il piacere di avere con me una persona che stimo particolarmente, che è Roberto Cicala, perché ci parlerà di un editore strepitoso che è Einaudi. Sì, l'idea è quella di mettere in evidenza come la casa editrice Einaudi riesce a comunicare i propri libri e quindi a promuoverli attraverso il grande valore degli direttori editoriali, degli editor che ha avuto, ma anche attraverso una capacità di creare quello che Genette ha denominato paratesto, e cioè quella soglia che aiuta il lettore ad avvicinarsi e introdursi nel mondo di un libro. E partiamo da una serie di saggi che provo a sintetizzare con un filo rosso di questo libro, Libri e scrittori di Via Biancamano, casa editoriale in 75 anni dei Einaudi, che il laboratorio di editoria dell'Università Cattolica ha curato soprattutto con il coordinamento di Velani Alamendola e con la presentazione di Carlo Carena, che è stato il grande direttore dei classici Einaudi. Ecco, tornando all'idea di quanto Einaudi ha creato all'interno del panorama editoriale italiano con le sue collane d'autore, io credo che sia importante mettere in evidenza come in alcuni casi appunto la casa editrice fondata nel 1933 da Giulio Einaudi sia riuscito in quello che altre case editrici non sono riuscite. Mi fermo soprattutto su un periodo, e cioè il periodo successivo ai primi anni gloriosi, quindi ricordo semplicemente il primo direttore editoriale Leone Ghinsburg e poi il grande direttore editoriale Cesare Pavese. Dopo quel periodo abbiamo sicuramente almeno due esempi molto molto belli, molto interessanti di collane che hanno la forza di un direttore editoriale, per cui io credo che pur proponendo titoli di autori non conosciuti alcune volte, pur proponendo testi non facilissimi e non di attualità, però erano comunque accattivanti perché la soglia, il paratesto, la visibilità era data appunto dall'autorevolezza del direttore editoriale. E sto parlando di due casi, soprattutto il primo, che è quello dei gettoni, i gettoni diretti da Vittorini dal 51 al 58, e un altro caso che è quello di una collana molto particolare che è 100 pagine diretta da Calvino dal 71 fino alla sua morte nell'85. Ecco, se prendiamo per esempio questa collana, la collana dei gettoni, collana collezionata, collana amata, collana mitizzata giustamente, noi siamo di fronte a una collana dove in quegli anni uno sapeva di trovare delle grandi scoperte, una collana che nasce con un Lucentini, e poi abbiamo i primi titoli di esordio che sono vere scoperte di Lalla Romano, di Tobino, di Arpino, davvero di tanti, di Lalla Romano, di Sciascia nel 58 con gli Faccio un zii di appello Sicilia. pubblico, sto cercando il numero 58, gli zii di Sicilia, trovatemelo, grazie. Non è facile, però si riescono a trovare, anche se purtroppo ultimamente in condizioni non buone, come ad esempio, ecco quello che sto tenendo in mano, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, uscito nel 1953, che rappresenta davvero l'esordio di questo sconosciuto autore. Che tirature avevano mediamente nella collana dei gettoni? Le tirature non erano tirature alte, le prime tirature erano tra le 2000 e le 3000 copie per andare poi alla ristampa. In verità poi i gettoni è stata una collana di grande prestigio, di grandi scoperte, ma dal punto di vista della libreria non fortunatissima, ecco. Spesso è il caso delle collane dove la qualità non va poi a ripagare sulla quantità, però qui davvero la qualità è stata notevole. Elio Vittorini cercava di proporre degli autori nuovi. È stata una collana sperimentale, quindi giustamente una collana in cui lui poi aveva deciso di rifiutare il Gattopardo. Invece lui sceglie una sperimentazione, l'idea del nome della collana, anche gettoni, è proprio quello del gettone per comunicare, del gettone per giocare sul tavolo della società. Insomma, voleva proprio provare, voleva provare con i giovani, e provava facendo anche un editing molto pesante, intervenendo, correggendo,
eccetera. La cosa interessante è che lui decide di lasciare quello che Einaudi di solito faceva, cioè inserire una schedina bibliografica all'interno di presentazione del libro. Non usavano le quarte di copertina all'epoca in via Biancamano, e anche per risparmiare di utilizzare il risvolto. Allora i risvolti di Vittorini diventano famosi. Perché? Perché lui entra criticamente in gioco. Cioè non fa il risvolto pubblicitario, smaccatamente pubblicitario, per cui alla fine il lettore dice: ma come? Ci credevo, ma hai venduto una ciofeca? No, lui è molto critico, addirittura uno degli autori che promuove, cioè Fenoglio, pubblica i 23 giorni della città di Albe, poi La Malora, ecco, sulla Malora farà un risvolto molto critico, quasi negativo, dà a Fenoglio quasi del provinciale, dello scapigliato provinciale, e allora Fenoglio infatti si arrabbierà e lascerà poi Einaudi per questo. Però è molto interessante perché davvero è l'impronta del grande editor, è l'impronta del grande scrittore, e quindi con i gettoni abbiamo una collana, davvero una collana d'autore, dove uno acquistava le scelte di Vittorini ritenendo Vittorini un grande. La stessa cosa che anni dopo succederà con 100 pagine. 100 pagine è una collanina semplice dove... rispettavano il nome della collana nella tiratura o no? Rispettavano sicuramente, perché l'idea di Calvino era proprio quella di proporre dei testi, romanzi brevi, racconto lungo, chiamiamolo come vogliamo, ma lui parlava, ecco, in quelle schedine che sono state messe nei primi 4 titoli della collana nel 71, lui parlava di ricerca di materie prime. Ecco, le materie prime erano quei documenti, quei testi letterari che aiutavano il lettore a capire un autore, a capire un ambiente, a capire un contesto. E allora lui dice: non è necessario pubblicare testi straordinari di autori straordinari, possiamo anche andare a riscoprire grandi testi di autori sconosciuti o testi minori di autori importanti. Allora è interessante che il primo titolo di 100 pagine è Fosca di Iginio Ugo Tarchetti, questo scapigliato piemontese di San Salvatore Monferrato. Ma chi è che va a comprare un libro di questo tipo? Però funziona. Pensiamo che in collana mette anche Amore ginnastica di Edmondo De Amicis. Chi compra queste cose? Però c'è il pubblico. Perché? E questa è l'idea che dicevo di collana d'autore, dove conta il direttore di collana. Perché? Perché il lettore compra Calvino, compra Italo Calvino. Siamo agli anni in cui Calvino è l'autore in Italia, uno degli autori per eccellenza, scrittore in proprio. E quindi è una collana in cui il lettore amante di Calvino dice: che cosa legge Calvino quando deve fare in treno Torino-Milano? Quelle 100 pagine che si porta in tasca, ecco. E allora ci sono titoli come questi, come Un matrimonio in provincia della Marchesa Colombi, che, come si legge, gli è stato proposto da Natalia Ginsburg, piuttosto che altri. Poi naturalmente ci sono anche piccoli testi di grandi autori, come dicevo, La linea d'ombra di Conrad. La particolarità di questa collana è data anche dalla grafica di copertina. La grafica di copertina di Bruno Munari, che tanto per cambiare, un grande, e che andava il mercoledì nelle riunioni di redazione, che tirava fuori dal suo taschino, andava in treno, lui faceva Milano-Torino in treno, tirava fuori dal suo taschino la matita, il righello, eccetera, e quel giorno aveva recuperato un catalogo di passamaneria e decide di ritagliare e provare con delle lettere e dei fogli colorati delle prove, e questa collana sarà un esercizio grafico di passamanerie o comunque di motivi grafici con sfondi colorati di diverso tipo e anche i font usati per i titoli. Questo per dire come all'interno di un bel progetto editoriale ci sta tutto, ci sta l'idea del direttore editoriale che sceglie, ci sta l'idea naturalmente della qualità del testo, ma ci sta l'idea anche della casa editrice che sa confezionare un prodotto che in questo caso è leggero, in questo caso è più impegnativo e più sperimentale, ma sicuramente è un prodotto editoriale che deve fare quel lavoro che deve fare qualsiasi libro ben fatto, cioè una grande mediazione tra i contenuti di un autore e i lettori, che possono essere di diverso tipo. Ecco, Einaudi
con queste due collane, i gettoni e 100 pagine, con Vittorini e Calvino, riesce in questo sforzo, in questa sfida che continua tuttora oggi, di arrivare al lettore nella maniera migliore.